Buongiorno. Normalmente non mi piace entrare direttamente nei fatti di cronaca e di attualità perché ritengo che possa essere più saggio aspettare un po' che le cose si raffreddino, perché alle volte parlare a caldo significa rischiare di dire delle stupidaggini, però questa volta stiamo vivendo una situazione che ha generato in me una serie di considerazioni che ho piacere di condividere e ovviamente ho piacere di condividere perché sono considerazioni che riguardano nella fattispecie il tema di cui mi occupo, che è, come dico da molti anni, strettamente legato all'attualità, perché alle volte capire il passato ci aiuta a capire il presente e direi che questa è sicuramente una di quelle situazioni nelle quali questa affermazione, a mio avviso, è validissima. E comincerei con leggervi alcuni passi di una lettera in cui sono contenute delle affermazioni molto pesanti. Per il momento non vi dico ancora chi l'ha scritta, anche se magari molti di voi lo capiranno. Si parla di quest'ora in cui le sorti del mondo intero sono minacciate da una cospirazione globale. Vediamo i capi delle nazioni e i leader religiosi assecondare questo suicidio, in sostanza, della cultura occidentale, mentre ai cittadini sono negati i diritti fondamentali, in nome di un'emergenza sanitaria che sempre più si rivela come strumentale alla instaurazione di una disumana tirannide senza volto. Un piano globale, denominato Great Reset, è in via di realizzazione. Ne è artefice un'elite che vuole sottomettere l'umanità intera, imponendo misure coercitive con cui limitare drasticamente le libertà delle persone e dei popoli. Vi dico subito che Great Reset non è un termine inventato dal redattore di questa lettera, ma si trova già in un documento pubblicato dall'ONU nel 2015, dove è contenuta un'analisi della situazione della popolazione mondiale e una serie di proposte. Non a caso quel documento è conosciuto come Agenda 2030 e tra l'altro appunto siamo proprio nel 20, quindi in realtà diciamo che le date corrisponderebbero. Scopo del Great Reset è l'imposizione di una dittatura sanitaria finalizzata all'imposizione di misure liberticide, nascoste dietro alle tanti promesse di assicurare un reddito universale e di cancellare il debito dei singoli. Prezzo di queste concessioni del Fondo Monetario Internazionale, altra istituzione che ha usato il termine Great Reset. Allora, prezzo di queste concessioni dovrebbe essere la rinuncia alla proprietà privata e l'adesione ad un programma di vaccinazione Covid-19 e Covid-21 promosso da Bill Gates con la collaborazione dei principali gruppi farmaceutici. Al di là degli enormi interessi economici che muovono i promotori del Great Reset, l'imposizione della vaccinazione si accompagnerà all'obbligo di un passaporto sanitario e di un ID digitale con il conseguente tracciamento dei contatti di tutta la popolazione mondiale. Chi non accetterà di sottoporsi a queste misure verrà confinato in campi di detenzione o agli arresti domiciliari e gli verranno confiscati tutti i beni. Questa crisi attuale serve per rendere irreversibile nelle intenzioni dei suoi artefici il ricorso degli Stati al Great Reset, dando il colpo di grazia ad un mondo di cui si vuole cancellare completamente l'esistenza e lo stesso ricordo. Come ormai è evidente, e qui si rivolge direttamente al Papa, colui che occupa la sede di Pietro fin dall'inizio ha tradito il proprio ruolo per difendere e promuovere l'ideologia globalista, assecondando l'agenda della Deep Church che lo ha scelto dal suo grembo. E poi fa un cenno alle elezioni negli Stati Uniti e ovviamente non entro nel merito di questo, ma solo per dire che il redattore della lettera scrive che c'è il rischio che venga eletto un personaggio che farà agli Stati Uniti
ciò che Jorge Mario Bergoglio sta facendo alla Chiesa, il primo ministro Conte all'Italia, il presidente Macron alla Francia, il primo ministro Sanchez alla Spagna e via dicendo. Poi però l'autore formula una speranza, anzi per lui una certezza. Dice che siccome l'avversario non sa amare e non comprende che non basta assicurare un reddito universale o cancellare i mutui per soggiogare le masse e convincerle a farsi marchiare come capi di bestiame, insomma questo disegno non si realizzerà. Difatti dice questo popolo sta comprendendo di non essere disposto a barattare la propria libertà con l'omologazione e la cancellazione della propria identità. Questo Great Reset è destinato a fallire perché chi lo ha pianificato non capisce che ci sono persone ancora disposte a scendere nelle strade per difendere i propri diritti. E quindi l'inumanità livellatrice del progetto mondialista si infrangerà miseramente dinanzi all'opposizione ferma e coraggiosa dei figli della luce. Ora, questa lettera non è stata scritta da uno dei tanti complottisti, è stata scritta da un alto prelato del Vaticano, Monsignor Carlo Maria Viganò, arcivescovo titolare di Ulpiana e già nunzio apostolico degli Stati Uniti d'America. Questo alto prelato del Vaticano aveva iniziato a creare problemi all'interno della gerarchia perché già ai tempi di Benedetto XVI aveva messo il dito nella piaga della pedofilia, poi ha proseguito con Bergoglio, tant'è che è stato promosso per essere allontanato, sapete il vecchio sistema del promoveatur ut amoveatur, e dopodiché è stato, come dire, diciamo così, pensionato, ecco, pensionato in modo forzato. Poi dice anche altre cose, ma ci torniamo sopra. Ecco, ho sottolineato il fatto che questa lettera non è stata scritta da un complottista perché in realtà, questa è una considerazione che mi è venuta immediata, contiene tutta una serie di concetti che erano già chiaramente espressi già nel 2009, che è la data dell'edizione italiana di questo libro, La cospirazione globale, il cui autore è David Icke, che è appunto considerato un po' il padre del complottismo mondiale. Bene, ci sono tutta una serie di concetti che si corrispondono, possono essere assolutamente sovrapposti. Abbiamo letto qui prima di questo accordo denunciato dall'autore della lettera tra Bill Gates e i principali gruppi farmaceutici, e già David Icke parlava di Big Pharma e diceva che le industrie farmaceutiche delle biotecnologie non sono altro che il male legalizzato. L'autore, Monsignor Viganò, pone appunto questa situazione come la guerra tra i figli del bene e i figli del male. E ancora una volta le modalità sono le stesse, prosegue David Icke. Queste corporazioni, in realtà si tratta di un'unica corporazione al singolare, sono controllate dalla stessa forza che controlla i governi e fondamentalmente ottengono qualunque cosa vogliano relativamente alle leggi o alla mancanza di leggi. Cioè anche qui si fa riferimento a queste leggi liberticide. E poi ancora, quando l'autore della lettera parla del coraggio, diciamo, di chi saprà resistere, David Icke dice: la paura è il primo strumento di controllo e smettere di aver paura significa disarmare chi ci manipola. Ovviamente, come potete capire, in questo libro di riferimenti e di parallelismi ce ne sono a decine, però appunto quello che mi interessava era vedere, perché mi ha colpito, vedere l'accostamento tra due personaggi apparentemente così lontani, no? Quindi un alto prelato del Vaticano e un giornalista che si occupa di tutt'altro. Poi ovviamente dal punto di vista religioso le idee sono chiaramente diverse, comprese anche le mie, però questi concetti che sono esposti in modo parallelo mi hanno decisamente colpito. Però la cosa non si ferma qui. Non si ferma qui perché il prelato del Vaticano dice: il nemico ha dalla sua parte Satana, che non sa che odiare.
Noi abbiamo dalla nostra parte il Signore Onnipotente, il Dio degli eserciti schierati in battaglia. Cioè, questo è il Yahweh Tsebaot, cioè il Dio degli eserciti dell'Antico Testamento. E che cosa dice la Bibbia a questo proposito? Perché, vedete, c'è una cosa che sappiamo tutti. Il vero potere che governa l'intero pianeta Terra e che tiene soggiogati i popoli e tiene sotto scacco i governi è il potere finanziario. Potere finanziario che è basato sul sistema del debito-credito, per cui con questo sistema chi ha in mano le leve tiene il cappio al collo ad ogni forma di governo, e noi lo sappiamo che i nostri politici, insomma, sono sostanzialmente degli esecutori, chiunque essi siano, devo dire, e tiene il cappio al collo a qualunque forma di governo e quindi è anche addirittura indifferente alle forme di governo. Cioè chi ha in mano le leve del potere finanziario non si preoccupa se a governare una nazione è una dittatura oppure, facciamo per dire, la più realizzata delle democrazie. Ciò che interessa è che chi governa decida o comunque non decida di uscire da quel sistema, perché se decide di uscire viene durissimamente colpito. Quindi dittatore o governo democratico deve stare dentro il sistema finanziario che tiene sotto scacco il pianeta Terra. Ecco, l'autore della lettera, Monsignor Viganò, dice: per fortuna noi abbiamo in sostanza Yahweh, cioè il Dio biblico dalla nostra parte. Ma che cosa dice la Bibbia a questo proposito? Adesso leggiamo alcune cosette, partendo da Esodo 22, dove si parla proprio del sistema del debito e del credito. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è con te, non ti comporterai con lui da usuraio, non gli imporrete alcun interesse. Cioè, dice Yahweh al suo popolo, agli israeliti: se vi prestate denaro tra di voi, non chiedete interesse. Poi però dà delle indicazioni diverse per quanto riguarda gli stranieri e le andiamo a vedere. Dall'Esodo passiamo al Deuteronomio, capitolo 15. Io già in un altro video vi ho parlato dei giubilei, cioè di ciò che avveniva al termine di ogni ciclo di 7 anni o di ciclo di 50 anni, per cui bisognava rimettere i debiti, eccetera. E qui in Deuteronomio 15, al versetto 2, dice: queste sono le norme che riguardano la remissione appunto dei debiti. Ogni creditore rimetta quanto ha prestato al suo prossimo, e per prossimo la Bibbia intende il tuo vicino, cioè l'appartenente al tuo stesso clan. Non lo riscuota dal suo prossimo né dal suo fratello, quando sia proclamato l'anno della remissione per il Signore. Tu potrai esigere il tuo credito dallo straniero, ma al tuo fratello condonerai quanto deve nei tuoi confronti. Quindi qui c'è una distinzione netta. Tra di voi vi prestate denaro senza interesse. Quando prestate denaro tra di voi, poi al termine del 7° anno rimetta quanto prestato all'appartenente al suo clan tribale, e non lo riscuota quindi dal suo prossimo, ma lo riscuota dallo straniero. E poi si va avanti con un'affermazione ancora più importante, ancora più pesante. Quando il Signore tuo Dio, in ebraico c'è quando Yahweh Elohim tuo, ti avrà benedetto come ti ha promesso, tu farai prestito a molte nazioni, ma tu non chiederai nulla in prestito. Dominerai molte nazioni, ma su di te esse non domineranno. Quindi qui viene introdotto il concetto di una elite che dovrà dominare su tutte le altre nazioni, e lo farà attraverso il sistema finanziario, cioè del debito credito. Ma andiamo ancora avanti. Sempre in Deuteronomio, qui siamo nel capitolo 23, si ripete: non esigerai alcun interesse da tuo fratello,
né per i prestiti di denaro, né per prestiti di videri, né per qualsiasi cosa che si presta a interesse. Dallo straniero potrai esigere un interesse, ma non dal tuo fratello. Ora, queste erano leggi precise, anche molto dure, tant'è che in questo volume dove si analizzano le istituzioni dell'Antico Testamento, l'autore scrive: l'evoluzione economica e l'esempio dell'estero condussero frequentemente alla violazione di queste leggi in Israele, cioè in sostanza prestavano ad interesse anche tra di loro. E questa è una delle colpe per le quali Gerusalemme è condannata. La situazione non migliorò dopo l'esilio e Neemia mostra il popolo oberato di debiti. Il prestito a interesse, a tassi che ci sembrano di usura, era praticato dai giudei di Elefantina. Secondo le fonti rabbiniche, lo stesso Tempio di Gerusalemme prestava a interesse e la parabola di Matteo 25 e il passo di Luca in Luca 19 suppone che l'usanza fosse corrente e ammessa, cioè era lo stesso demanio, perché di questo si trattava, cioè la sede del potere che esercitava questo prestito a interesse, venendo meno ovviamente a quelle che erano le disposizioni di Yahweh. Quindi questo è un sistema che nella Bibbia è descritto con molta chiarezza. È descritto con molta chiarezza, e andiamo a vedere che cosa si dice nel libro dei Proverbi, perché si ricorda una distinzione netta che noi abbiamo ben chiara e che proprio questa crisi di cui parla la lettera sta rendendo ancora più evidente, dove nel libro dei Proverbi, scusate un attimo perché mi sono segnato la pagina, il ricco domina sui poveri e il debitore è schiavo del creditore. Ora, questa è una frase chiarissima. Se collegata a quelle precedenti, dove viene detto tu non ti farai prestare denaro dalle nazioni, ma presterai denaro alle nazioni, e la colleghiamo a questa perché il ricco domina sui poveri e il debitore è schiavo del creditore, noi comprendiamo molto bene il sistema che ci governa. Quindi io non so se possiamo formulare la speranza che ha espresso Monsignor Viganò quando dice che dalla nostra parte c'è il Signore Onnipotente, cioè il Dio degli eserciti biblico, perché in realtà è proprio il Dio degli eserciti biblico che ha espresso e che ha chiaramente descritto questa formula di governo e di controllo e questa modalità per tenere sotto scacco i popoli e le nazioni. E questa cosa era talmente importante che anche nel Talmud, il trattato sulle Beracot, in un passo in cui si sta parlando dei rapporti tra maestro e discepolo, e si dice: abbiamo infatti studiato in una Mishnah, Rabbi Ishmael dice: chi vuole diventare saggio si occupi delle leggi monetarie, poiché non c'è materia più grande nella Torah, essendo esse simili a una sorgente da cui sgorga l'acqua. Ora la Torah è il succo dell'Antico Testamento, è la legge. Quindi se fare questi discorsi significa essere complottisti, allora dobbiamo dire che siamo in ottima compagnia, perché ad essere complottisti per primi sono stati proprio gli autori biblici, cioè gli autori della Torah, perché stando a quel che c'è scritto qui, lo studiare le materie monetarie è appunto la materia più grande nella Torah. Allora apriamo gli occhi, vediamo che cosa ci succede attorno, cerchiamo di capire bene e facciamoci le nostre idee, ma documentandoci a 360 gradi. Ciao e grazie.